Ragazzi, io vi avverto. Io non intendo uscire da qui dietro se prima non disabilitate l'adblock e fate refresh alla pagina facendo ripartire il video con le pubblicità! Fatelo! Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale. Sono Ben, oggi siamo su Heartshot. Uscito qualche giorno fa, ancora in Early Access, uno shooter con grafica stile retro. Per certi aspetti mi ha ricordato un po' Metal Gear Solid. Cioè, il genere di gioco non è quello. Però, insomma, ve lo mostro. Andiamo. Cominciamo alla grande, direi. Tutta questa grafica fatta così, tutta questa seghettatura, ovviamente è voluta, per questo vi dicevo che mi ricordava un po' Metal Gear, perché c'è quella grafica squadrettata, pixellosa. Questa scena è fantastica. Oh, ma la mira è storta. Ragazzi, non riesco a mirare, devo girare eccessivamente il polso per mirare. Beh, vediamo un po', Fantastico. Ciao. Ciao. Guarda, la mia mano può uscire fuori. Ciao. Sto per schiantarmi. Ah! Abbiamo un piano, mi dicevano. Tutto andrà bene, mi dicevano. No, ci deve essere un tasto. Vediamo. Allora, io se metto la mano dritta per puntare, la pistola è così. Devo ruotare il polso verso l'esterno e verso il basso. Mamma mia. Allora, option, VR preference, turn speed, custom controller orientation. Sì, dai, calibrate controllers. Direi che così è perfetto. Meno male. Così com'è? Ah, perfetto. Ok, quindi l'orientamento dell'arma non è un problema. La potete regolare come volete. Colonnello! Ma l'altra mia mano è completamente storta. Ok, l'orientamento dei controller è un problema. Snake, come cazzo hai le mani? Colonnello, deve essere stato quel vaccino che mi avete iniettato prima di andare in missione. Ma no, quello non influisce sulle tue mani. Quello è il Fox Die, ti dovrebbe uccidere prima che tu finisca la missione. Spoiler. E questa è completamente storta. Forse posso regolare anche l'altro controller? Ah, ecco. Oh, va benissimo così. E posso correre, sì. Jump? Oh, si può anche saltare. No trespass. Non si legge un K. Magari c'era scritto che sto entrando in una zona minata. Bello. Sì, confermo, raga. L'ambientazione mi ricorda molto l'inizio di Metal Gear. Questo gioco, con la grafica che sto vedendo in questo momento, potrebbe tranquillamente girare su Quest in standalone. E invece per adesso lo trovate solo su SteamVR. Oh. In Early Access. Bello, raga. Colonnello, vedo il complesso. Ma come fai a vedere il tuo complesso? No, colonnello, non quello mio, non i miei complessi. Vedo la base, idiota. Io ho sentito, Snake, la comunicazione era ancora aperta. Lo so. Ma ce la fa qualcosa a entrare? Cosa sta succedendo? Non sembrava molto stabile. Sembrava stesse per cadere dal precipizio. Ce l'ho una fondina, ma sono dietro. Perché devo metterle dietro? Qui mi pare ci sia scritto Minefield. Questo sì che è un campo minato. Reach toward metal object and hold grab. Ah, magnet gloves. Guanti magnetici per raggiungere gli oggetti metallici e poterli attrarre a me. Raga, che fighissimo. Sembra davvero Metal Gear. I miei guanti. Ma che... Ma cosa... Che è successo, ragazzi? Una pistola? Quello che voglio capire io. Ah, mannaggia! Ogni volta che trovo una pistola devo togliere il caricatore per raccogliere le munizioni. Raise a free hand to your ear and pull the trigger to enable Night Vision. Oh, abbiamo la Night Vision. Dai, allora, se c'è anche una bella componente di shooter, direi che siamo a posto. Io spero che sia un bello steltone, invece. Il Metal Gear o lo Splinter Cell in VR che manca. Vediamo. Ma c'è la possibilità di arrampicarsi? No. Almeno qui no. Devo provare per forza il poligono. Vabbè. Fatto? No.
Non penso proprio. Ecco. Posso anche lanciare le bottiglie, vediamo. Non posso lanciare un cavo. Ma non posso passare scavalcando il tavolo, perché? Devo sparare a queste cose per aprire la porta, su. Dai, su. Un coltello. Il coltello lo posso lanciare. Posso lanciare un cazzo. Allora, vi devo dire, c'è una strana sensazione di movimento ogni volta che muovo la testa. È un po' fastidiosa, soprattutto quando annuisco, quindi dall'alto verso il basso e viceversa. Un po' di meno destra e sinistra. È come se ci fosse un leggero ritardo tra il mio movimento della testa e il movimento dell'ambiente. È come se l'ambiente si muovesse leggermente dopo. Un dormitorio. Ma questi dormono con le armature addosso. Luridi! Saranno tutte sudate quelle armature. Toglietevele per dormire. Beh, sì, anche qui c'è la parte stealth all'inizio. Adesso sono nell'ascensore. Sì, ragazzi, fortemente ispirato a Metal Gear. Vediamo se è stealth. Stank. No? Non ho ben capito se posso farla stealth oppure no. Insomma, una botta con la pistola gliel'ho data, però forse non è stato abbastanza. Lo shooting è molto arcade, ma c'è la ricarica manuale. Un po' strana sta cosa. Sembra un mirino. È un mirino! Non c'è la doppia impugnatura. È un bel arcadeone. Perché le munizioni... Vabbè. Che le munizioni se ne trovano a tonnellate. Ma che studiano qui? Ma se sono dei robot, perché dovrebbero studiare? Beh, a quanto pare non si può fare stealth, peccato. Allora, se lo prendo così, significa che il coltello può essere lanciato, no? Forse può essere lanciato solo quando ci sono dei nemici? Ah, adesso lo proviamo subito. Cosa? Ma... Cosa cazzo è appena successo? Va bene, ragazzi, i coltelli sono inefficaci, quindi a cosa servono? Ma me lo sono conficcato da solo, addosso. Yeah, questa sì che mi piace. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere né salire! Perché c'è un mio ritratto? Marko Sokovic, SEO. Ma che... Siete un po' deficienti, ragazzi. Un pochino deficienti, dai. Siete stati sviluppati così. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Stavi guardando. Ma secondo te non mi accorgevo della pistola che sbucava fuori? Idiota! Certo che sono proprio dei rincoglioniti sti nemici. Ma che... Cosa c'è? Il ghiaccio dentro questi? Ok, possiamo dire con assoluta certezza che non è il Metal Gear o lo Splinter Cell in VR che mancava. Dai, devo riuscire a ficcarglielo in faccia a qualcuno. No? Vabbè, posso anche tenere il fucile con una mano, fantastico. Anche in Metal Gear c'erano le paperelle, Ci sono molti riferimenti a Metal Gear. Peccato che non c'è lo stealth di Metal Gear. Beh, è un po' paracula questa cosa del guanto magnetico, Si sono risparmiati le interazioni con le porte, gli oggetti. Fantastico. Quindi adesso non dovrebbero sentirmi. Il peso dell'arma è simulato un po' da questo movimento in ritardo del fucile, quindi sì, infatti se lo afferro con due mani questo effetto non c'è. Ma il silenziatore? Ma non dura per sempre il silenziatore. Ma chi... Sì, c'è ma non si vede. Il silenziatore c'è ma non si vede. Ah! Ma che cazzo, quello è sceso giù come un ragno.
Mamma mia, che dite, lo proviamo sto fucile a pompa? Ma let's finish this cosa, Va bene ragazzi, direi che per adesso è tutto. Questo era Heartshot, uno shooter in grafica stile retro, uscito qualche giorno fa in accesso anticipato. Significa che il gioco è ancora in sviluppo, quindi moltissime delle cose che avete visto in questo video potrebbero cambiare, oppure il gioco potrebbe semplicemente non arrivare. Purtroppo questa è la politica dell'early access. Però vale la pena per adesso giocarlo? Ragazzi, costa 16 euro. È un gioco in stile retro che mi ricorda moltissimo Metal Gear Solid, una storia suddivisa in 3 capitoli. Nell'early access c'è il primo capitolo, la seconda parte arriverà nella seconda fase dell'accesso anticipato, mentre la terza parte e ultima della storia arriverà una volta che il gioco sarà uscito dall'early access. Mentre ho trovato un po' paraculo il fatto di fare queste interazioni così da lontano per un pochino togliersi dalle beghe di interazioni con maniglie, interruttori eccetera eccetera, non penso sia paracula la scelta di fare una grafica pixellosa, perché altrimenti non avrebbero fatto per esempio altri effetti come i riflessi, le ombreggiature, anche se ancora le impostazioni grafiche non sono al completo, perché essendo in accesso anticipato, come vedete, le opzioni grafiche ancora non sono nemmeno attive. Tutto è ancora da vedere. Al momento ne vale la pena? Sì, ragazzi, per me sì. Io mi sono divertito veramente tanto. Lo shooting è molto arcade, molto veloce. Per qualcuno potrebbe stonare un pochino la ricarica manuale in una meccanica di shooting del genere. Però io, che sono amante del realismo a tutti i costi in VR, mi è piaciuto molto. Per me non è un problema. È un problema la grafica pixellosa? No, ragazzi, perché è fatta molto bene. Io ci sono nato e cresciuto con la grafica pixellosa, i riferimenti a Metal Gear sono in ogni angolo di questo gioco, quindi per me va bene così, e anzi è un pregio aver fatto un gioco del genere. In rapporto al prezzo, ripeto, circa 16 euro su Steam, credo che valga assolutamente la pena provarlo. Per avere una recensione e un voto finale, diciamo, su questo gioco, devo necessariamente aspettare che arrivi in versione definitiva. Non si fanno recensioni di giochi che sono ancora in early access, anche se al momento una sufficienza piena l'ha ottenuta, anche qualcosina di più della sufficienza. Bene, a questo punto io vi ringrazio per aver visto il video completamente ed essere arrivati fino alla fine. Mettete un like, iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi contenuti, e supportate il canale utilizzando il tasto super grazie e utilizzando i link che trovate in descrizione e nel primo commento. Sono dei link che potete utilizzare per acquistare questi 3 o qualsiasi altro visore su Amazon, oppure acquistando tutti i miei giochi Meta al 25% di sconto entrando nel gruppo Telegram, oppure utilizzando il mio referral link per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore Meta. In descrizione inoltre trovate una serie di link per l'acquisto di accessori per qualsiasi visore delle migliori marche, quali Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover e lenti graduate VR Rock. Inoltre sono ufficialmente diventato affiliato Aubica, quindi adesso trovate anche il link per gli accessori Aubica con tanto di codici sconto. Ok, da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Yo ho, marmaglia!